benvenute, bentornati, benvenuti. Dopo l'ultimo giro, che è stato praticamente un rettilineo, oggi facciamo veramente un giro tutto curve. Andiamo verso il mare, più precisamente in provincia di La Spezia, passando gran parte degli Appennini, svalicando il Passo Radice prima, fermandomi anche in posti molto interessanti come il Castiglione della Garfagnana e, se riesco, anche un bellissimo borgo su un laghetto nelle Apuane che si chiama Isola Santa. Dopodiché scenderemo verso il mare da questo bellissimo passo che si chiama Passo del Vestito e da lì raggiungeremo la nostra meta finale. Dai, si è fatta una certa, per cui prendiamo e andiamo. Ciao! Ok, stiamo risalendo per la strada che ci porterà a Passo Radice. Abbiamo da poco sorpassato Sant'Anna in Pelago e niente, volevo attaccare tutto un po' prima, ma c'era veramente un po' di casino. Nell'ultimo giro ho detto che dalle mie parti non c'è mai casino, invece sono stato subito smentito, perché oggi è un giorno di mega festa, tipo roba di Ferragosto, ed è tutto impaccato, anche perché sì, sono previste temperature molto alte e la gente viene su qua in alto a cercare fresco. Comunque guardate che bello qua l'ambiente, siamo già molto in alto, mi sa che siamo sopra i 1000 metri e i boschi sono fantastici. Questo è un passo molto molto famoso per i motociclisti, ma anche per i ciclisti e per insomma tutti gli amanti un po' della montagna, e mi sa che ci siamo quasi. Ci fermeremo giusto un secondo a dare uno sguardo. Davvero questi boschi sono bellissimi, selvaggi. Avevo permesso un po' di curve, ce ne sono quante ne volete. Fino adesso non credo di aver fatto più di 150 metri in rettilineo da quando sono partito praticamente. Finalmente, beh sì, credo gli ultimi paesini sono finiti, e per cui adesso è un po' più libera la strada, ma devo dire che sì, fino adesso un po' di casino l'ho trovato. Devo dire che anche hanno rifatto bei pezzettoni di asfalto nuovo e la cosa non ci fa affatto schifo. Oh cazzo, che bello, sì sì. Sì, dopo l'ultimo viaggio un po' deludente a Trento, che insomma sono stati veramente tanto in coda e le strade che volevamo fare erano pure chiuse, finalmente un po' di curve, un po' di... Ah, che bello, che bello. Allora, eccoci qua. Non si legge più il Passo Radice, questo per farvi vedere quanto è famoso il passo, perché insomma di solito più i passi sono famosi, più ci sono adesivi sui cartelli, e qui non si vede più niente neanche della scritta. Dai, io adesso controllo un attimo l'ora, vedo che ore sono e poi scendiamo. Ok, ripartiamo e scendiamo verso la Garfagnana. Credo siamo già in Toscana, dopo il Passo Radice si passa in Toscana. Questa è una bella strada tutta curve. C'è una strada un po' più blasonata che parte da Passo Radice e raggiunge San Pellegrino in Alpe. È uno stradino, cioè non l'ho mai fatto, devo dirvi la verità, mi piacerebbe farlo prima o poi. È un must di motociclisti, ci vanno su veramente a frotte, piccoletta, la strada è molto ripida, mi sa, in certi punti. In più, andando giù di qua, incroceremo uno dei posti che voglio visitare, ed è Castiglione della Garfagnana, mentre andando di là lo salteremo. Un po' per un caso o per l'altro, quest'anno siamo
veramente finiti un po' sempre in mezzo al casino. Io di solito faccio sempre di tutto per evitarlo, esco sempre in giorni in cui non trovo così tanta gente, ma vabbè, è andata così quest'anno. Anche adesso ho veramente trovato un bel po' di gente e immagino ne troverò ancora, probabilmente sia a Castiglione che all'Isola Santa troverò un bel po' di gente e farò fatica a fermarmi, probabilmente faremo giusto una sosta, daremo un'occhiatina e via, per raggiungere poi le Apuane, attraversarle a questo passo veramente bellissimo, che io immagino che i locals lo conoscano, ma ho parlato con qualcuno che va in moto dalle mie parti e non lo conosce nessuno, ma veramente nessuno, cioè nessuno di quelli a cui l'ho raccontato ne aveva mai sentito parlare, mentre vabbè, questo è il Passo Radice e lo conoscono veramente tutti quanti, perché è un passo molto ambito, blasonato. Poi vedete qua le curve non mancano e bisogna stare abbastanza attenti e concentrati. In questa zona gli Appennini sono piuttosto verticali, sono belli in piedi, ripidi e ricoperti di questi boschi infiniti, sono davvero bellissimi, davvero davvero bellissima sta strada. Ma vedrete quella dopo, di quella sono proprio innamorato, passa in una parte delle Apuane che è incredibile, incredibile. Quella è una zona veramente davvero strana sotto tanti punti di vista, geologicamente, geograficamente, culturalmente, molto molto particolare. Io ne subisco un fascino, anche se non la conosco tanto, vabbè, ci sono passato 3-4 volte in questi giri che faccio ormai da un po' in questa direzione, perché mi piace proprio un sacco fare questo giro. Bellissimo. Intanto si scorgono dei panorami tra un albero e l'altro, in queste immense vette. Madonna che bello. Ok, adesso passiamo dall'altra parte di sto collinone e credo tra un po' arriveremo alla nostra prima vera tappa, Castiglione della Garfagnana, questa bellissima cittadella fortificata con una storia assolutamente complicata, perché qui era zona un po' di confine, di controllo tra due aree di potere, tra appunto quella toscana e quella emiliana, perché sì, l'Emilia qui insomma ci si incrocia con in tanti modi. Toscana, Liguria, Emilia confluiscono un po' tutti in quest'area e ne hanno sempre un po' cercato il controllo, e mi sa che siamo arrivati a Castiglione della Garfagnana. Entriamo così da poter dare un'occhiata con più tranquillità. Si vede la cinta muraria e il castello, veramente veramente bello. Wow, bellissimo, bellissimo. Adesso ci fermeremo da qualche parte se riusciamo. Guarda che bello, passiamo proprio sotto le sue torri, bellissimo.
fermo qua magari. Ok. Siamo a Castiglione della Garfagnana in Toscana ed è un posto veramente bello. Siamo sotto la sua torre e niente, la storia abbastanza complicata, ma veramente complicata. Comunque il castello risale addirittura all'epoca degli insediamenti romani a causa della sua posizione strategica, ossia il controllo sul passo San Pellegrino, il paese di cui parlavamo prima, è sempre stato conteso tra Lucca, Firenze e a un certo punto chiede anche aiuto alle famiglie emiliane degli Este. È stato abbattuto, poi ricostruito e assediato diverse volte, ma ha sempre resistito comunque con tenacia a ogni nemico. A parte un po' il dettaglio degli scontri storici, non sono riuscito a recuperare altre informazioni. Adesso ne facciamo qualche altra ripresa, un giro, curiosiamo un po' e poi andremo verso le Apuane che sono di là e attraverseremo il Passo del Vestito. Dai, a dopo, ciao! E ok, ripartiamo da Castiglione della Garfagnana, guardiamo la torre dove eravamo prima. Un posto bellissimo, mi è piaciuto proprio tantissimo, ma sempre, ci sono già passato. Guarda che bello, anche i cavalli, no, muli. No, non lo so. Bellissimo. Adesso noi scenderemo giù nella Valle della Garfagnana, staccheremo un po' perché a parte quest'ultimo tratto molto carino, poi giù sotto è un po' industrial, mi sembra di ricordare, e non ci interessa molto, risparmiamo un po' le batterie per risalire il Passo del Vestito che e invece è qualcosa di spettacolare. Mi è già capitato di arrivare lì e avere finito le batterie. E ok, cominciamo a salire per questa bellissima valle. Attraverseremo proprio alcune cave dei cavatori del marmo, perché qua ci avviciniamo sempre più a Massa, di cui una magari la esploriamo appena ma ci fermeremo prima di arrivare su a questo posto bellissimo che è Isola Santa, che è un lago artificiale che ha parzialmente sommerso un antico borgo. Immagino ci sarà veramente tanta gente, ma giusto una visitina la facciamo.
Eccoci qua, la diga. Isola Santa, bellissimo. Noi proprio facciamo una mini visitina giù al borgo, ci fermiamo un attimo qua. Qualche minuto giù e poi ripartiamo. Ok, ripartiamo. Destinazione Passo del Vestito. Qui inizia un pezzo che è strepitoso. Guardate, incredibile. Wow, mi emoziono sempre a fare sta strada. Guarda, c'è un paesaggio proprio fuori dal mondo. Siamo probabilmente dentro questa gola. Qui è stato tutto scavato a piccone, mi sa. Poi in seguito probabilmente è stato rimodernato, ma la strada una volta qua doveva essere, mamma mia, per gente tosta proprio, Non lo so, magari sto sparando a caso. E mi sa che qua siamo arrivati a Cava di Encru, che dovrebbe essere qua, magari si riesce a vedere. Eccola qua, guarda che spettacolo. Adesso noi ci fermiamo un secondino, uno, e ci facciamo un giretto. Ok, guardate che bello. Lì dentro proprio c'è un pertugio, una voragine che si entra. È veramente incredibile qui. Tutto abbandonato. Piccola pausa e riprendiamo tra poco. A dopo, ciao raghi.
Fammi vedere un po' qua perché questa cosa non mi piace per niente. Sono preoccupato perché sento che il manubrio è un po', come dire, traballa e non è proprio al massimo, ma proprio per niente. Andiamo molto piano. Porca troia, paranoia. Ho controllato un po' le viti, non mi sembra che nessuna sia smollata. Io poi ovviamente non ho neanche, cioè ho una brugola. Questa moto non ce le ha nemmeno le brugole, cioè c'ha le torque come viti che c'è solo gli americani, o almeno boh, io non ne so un cazzo proprio. Per me sta cosa della moto è accendo la chiave, fa brum e vado. E dice perché sei un motociclista di merda, eh sì. No, non sono proprio un motociclista, sono uno che sale sulla moto e va. Vabbè. Vabbè, intanto qui stiamo passando dei posti fantastici. Questo è proprio un paese di cavatori. Credo sia Arni forse. Bellissimo. Tra un paio di gallerie, di cui l'ultima ci farà sbucare dall'altra parte del passo del Vestito. Questo panorama, madonna quanto è assurdo. E va bene, dai, comunque eccoci qui, siamo arrivati nella galleria del gelo. Infatti un freddo da fuori, ci fermiamo e abbiamo il mare sotto, davvero davvero bellissimo. Vabbè, Carlisto sarei se non sgasassi in galleria. No, non è vero, non lo faccio mai. Guardate che bello, wow, fantastico, bellissimo, eccezionale proprio. Ok, siamo qua al Passo del Vestito, il panorama è davvero fantastico, da sotto si vede il mare, penso forse Massa. Ci sono un sacco di caprette, niente dai, noi cominciamo a scendere, direzione mare, ci aspettano ancora un sacco di curve, andiamo dai. Eccola qua, è bella grossa, è imponente, la fortezza di Massa, bellissima. Eccoci comunque arrivati in fondo. Dai raghi, allora ci salutiamo. Giù è stato molto interessante, bei posti, strade, veramente abbiamo recuperato tutte le curve che non siamo riusciti a fare andando a Trento. Ci salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio, che magari sarà il giorno dopo questo o un altro giro, oppure chiudo tutto perché la moto è rotta. Vedremo un po'. Ciao raghi, a star bene.